Torino, ATP Finals, novembre 2024. Due ragazzi, 21 e 22 anni. Uno ha appena battuto Djokovic, l'altro ha appena distrutto Medvedev. Si guardano attraverso la rete e sanno, questa partita non decide solo chi vince un torneo. Decide chi dominerà il tennis per i prossimi 10 anni. Federer contro Nadal? Storia. Questa è la nuova guerra. E oggi ti spiego perché tutto sta per cambiare. Yannick Sinner contro Carlos Alcaraz. Se pensi che sia solo tennis, ti sbagli. Questa è una battaglia di filosofie. Sinner. Glaciale, silenzioso, precisione matematica. Alcaraz. Fuoco, caos controllato, energia selvaggia. Due modi opposti di giocare, due modi opposti di vincere. E il mondo del tennis si sta dividendo. Team Sinner contro Team Alcaraz. Ma chi è veramente più forte? Chi dominerà l'era post Big 3? Per capirlo dobbiamo tornare indietro, al momento in cui tutto è iniziato. Alcaraz nasce a El Palmar, Spagna, piccolo paese vicino Mursia. Cresce guardando Nadal, il suo idolo, il suo dio. A 4 anni ha già una racchetta in mano, a 15 anni sta già dominando i junior. Il suo gioco? Esattamente come Nadal, aggressivo, fisico, implacabile, ma con qualcosa in più: velocità, esplosività, acrobazie impossibili. La Spagna lo chiama El Niño Maraviglia, il bambino prodigio. Sinner, storia diversa, nasce a San Candido, Alto Adige, montagne, neve, silenzio. Fino a 13 anni non gioca a tennis, pratica lo sci, anzi è un campione di sci, futuro promettente. Ma poi succede qualcosa, i suoi genitori gli danno una scelta, sci o tennis. Sinner ovviamente sceglie il tennis. Quella scelta cambierà la storia dello sport. Il suo gioco? Opposto di Alcaraz. Freddo, calcolato, efficiente, zero emozioni, zero sprechi di energia. La Germania, poco distante dall'Alto Adige, lo chiama Die Eismaschine, la macchina di ghiaccio. Due ragazzi, due mondi, un destino, incontrarsi. Miami Open, marzo 2022, Sinner ha 20 anni, Alcaraz 18. Si incontrano per la prima volta in un match importante, quarti di finale. Il mondo del tennis guarda con curiosità. Chi è più forte tra questi ragazzi? La partita inizia. Primo set, 7-6 al tie break per Alcaraz. Combattutissimo. Alcaraz vince per aggressività. Sinner sembra troppo passivo, troppo difensivo. Secondo set, 6-3 Sinner. Cambia tattica. Attacca, accelera. Alcaraz è sorpreso, non si aspettava questo. Terzo set. Qui diventa una guerra. Game 7, breakpoint Sinner, 30-40. Rally di 47 colpi. Se hai capito bene, 47. Sinner difende. Alcaraz attacca. Sinner recupera palle impossibili. Alcaraz non molla. Alla fine, Alcaraz vincente di dritto. Il pubblico esplode in piedi. Anche Sinner applaude. Rispetto. Ma ha capito qualcosa quel giorno. Questo ragazzo è pericoloso. Risultato finale: 7-6, 6-3, 6-1 Alcaraz. Alcaraz vince. Sinner perde, ma entrambi sanno, ci rivedremo, e la prossima volta sarà diverso. Tra 2023 e 2024 si incontrano 8 volte, head to head, 5-3 per Alcaraz, ma guardiamo più da vicino. US Open 2022, Alcaraz vince, diventa il più giovane numero 1 di sempre, 19 anni. Sinner, ancora numero 12, ma sta arrivando? Wimbledon 2024, semifinale, Alcaraz vince in 4 set, ma Sinner vince il primo 6-3, mostra qualcosa, sta migliorando. Australian Open 2024, non si incontrano, ma entrambi fanno storia. Sinner batte Djokovic in semifinale, poi vince il suo primo slam contro Medvedev. Il messaggio è chiaro, sono pronto. Indian Wells 2024, semifinale, Alcaraz vince 6-1, 6-1. Sinner ha un giorno storto, Alcaraz domina, ma guarda cosa succede dopo. Roland Garros 2025, finale ipotetica, Sinner contro Alcaraz. Primo slam finale tra loro. Sinner vince 6-4, 6-4, 7-6. 3 set, dominazione. La vittoria più importante della sua vita. Perché? Non solo vince uno slam, dimostra: posso batterti quando conta. Ok, ma perché questa rivalità è così speciale? Perché ogni match è 50-50, analizziamo. Alcaraz, fisico superiore, più veloce, più esplosivo. Varietà, drop shot, slice, topspin, tutto. Servizio più potente, 230 km/h contro 220 di Sinner. Presenza, carisma, energia, coinvolgimento della folla. Ma anche emozioni, a volte troppo eccitato, errori non forzati. Costanza, giornate storte più frequenti,
Pazienza, vuole vincere troppo velocemente. Sinner, baseline più costante, meno errori. Rovescio, migliore del mondo per velocità e precisione. Mentalità, nessuna pressione, sempre calmo. Fitness, recupero migliore, meno infortuni, ma anche meno varietà di Alcaraz. Servizio, meno ace, meno punti gratis. Presenza, meno carismatico per alcuni. Il risultato? Su terra rossa, Alcaraz favorito 60-40, su cemento, Sinner favorito 55-45, su erba, Alcaraz favorito 65-35. Ma quando la pressione è massima, quando tutto è in gioco, Sinner è più affidabile e questo fa la differenza. Allora, la domanda da 10 milioni di dollari, chi dominerà i prossimi 10 anni? La risposta? Entrambi. Ecco perché. Scenario 1, l'era doppia, come Federer-Nadal. Alcaraz dominerà terra rossa e Wimbledon 8-10 slam. Sinner dominerà cemento e Australian Open 6-8 slam. Entrambi finiscono con 15 slam o più, dividono il mondo del tennis. Scenario 2, il dominio Sinner. Sinner è più giovane mentalmente, meno infortuni, più costante. Nel tempo questa costanza batte la brillantezza. Sinner finisce con 18 slam o più. Alcaraz solo 10-12, ma comunque leggenda. Scenario 3, la fiamma di Alcaraz. Alcaraz risolve i problemi fisici, diventa completo come Nadal, domina tutte le superfici, finisce con 22 slam o più. Nuovo GOAT. Quale scenario succederà? Nessuno lo sa, ma una cosa è certa, stiamo assistendo alla nascita di una rivalità per i prossimi anni. Tra 20 anni? I nostri figli guarderanno i video di Sinner Alcaraz, come noi guardiamo Federer Nadal, e diranno wow, quella era l'epoca d'oro del tennis. Sinner contro Alcaraz non è solo una rivalità, è il futuro del nostro sport, il ghiaccio contro il fuoco, il silenzio contro il ruggito, la matematica contro l'arte. Chi vincerà? Forse entrambi, forse nessuno. Ma una cosa è sicura, noi vinceremo. Perché? Per i prossimi 15 anni vedremo partite leggendarie, vedremo momenti iconici, vedremo il tennis al suo massimo livello. E voi, da che parte siete? Team Sinner o Team Alcaraz? Commentate adesso, voglio sapere la vostra. Iscrivetevi. Questa è solo la prima puntata, la guerra è appena iniziata. Alla prossima battaglia su Legacy Zone, dove nascono le leggende.